Bentrovati. Dopo che in una lezione precedente abbiamo esaminato le proprietà del cosiddetto slab dielettrico asimmetrico, che è una struttura che si usa in ottica integrata, in cui, come abbiamo già visto, i metalli non sono più considerabili conduttori perfetti e quindi invece del usuale piano di massa che si usa nei circuiti integrati a microonde è presente un altro dielettrico come substrato. Quella struttura era stata soltanto impostata come trattazione analitica in quanto comportava un sistema di 4 equazioni in 4 incognite, quindi un po' complicato da manipolare. Qui invece andiamo a considerare in qualche modo la controparte di quella struttura a microonde, in cui abbiamo quindi uno slab, uno strato dielettrico di altezza T e di costante dielettrica relativa εr, sovrastato da una regione di area supposta infinita, quindi assimilabile al vuoto, ε0, e poi invece sotto c'è un piano di massa, quindi un metallo che è considerabile un conduttore perfetto e dunque adesso è associata la solita condizione di annullamento della componente tangenziale del campo elettrico. Allora, in questo caso abbiamo a che fare soltanto con due regioni, visto che nei conduttori perfetti il campo elettromagnetico è identicamente nullo, come sapete, dunque si caratterizzano soltanto attraverso la condizione al contorno superficiale che dicevamo. Quindi riprendiamo un attimo, sempre per il caso dei modi TE, quindi consideriamo le tre componenti di campo E con X, HY e HZ, di cui ovviamente E con X e HZ sono le componenti tangenziali. Riprendiamo le espressioni che avevamo visto nel caso dello slab asimmetrico. Ne utilizzeremo soltanto due. Eccole. Noi utilizzeremo soltanto l'espressione di E con X con 0 nella regione dell'area e l'espressione di E con X con epsilon nella regione del dielettrico. Non abbiamo bisogno di caratterizzare il substrato. Dunque comparirà, le espressioni però sono identiche, non cambia nulla, quindi comparirà un esponenziale che viaggia nella direzione positiva delle y in area, moltiplicato per una costante in genere arbitraria A, un sistema di onde stazionarie nello slab, quindi E con x con epsilon uguale a b coseno di ky con epsilon y più c seno di ky con epsilon y, quindi abbiamo indicato con ky epsilon il numero d'onda nel dielettrico, come avevamo indicato con ky0 il numero d'onda nell'aria. E basta, non abbiamo bisogno di quest'altra espressione. Dunque il sistema si semplifica molto. Dobbiamo andare a imporre la condizione al contorno in corrispondenza della parete metallica perfettamente conduttrice, e allora in questo caso siccome il seno in 0 fa 0, il coseno fa 1, rimane soltanto la costante b e dunque dobbiamo azzerare la costante b. Avremo quindi a che fare soltanto con le costanti residue A e C. Dunque alla fine avremo un sistema di due equazioni in due incognite invece che di 4 equazioni in 4 incognite come nell'altro caso. E allora questo è più facilmente manipolabile. Allora intanto andiamo a imporre la continuità all'interfaccia fra l'area e il dielettrico per le componenti tangenziali del campo elettromagnetico che dicevo sono E con X e HZ. Per quanto riguarda E con X, di cui abbiamo visto prima le espressioni, andando a calcolare l'esponenziale per y uguale a t, scusate, abbiamo soltanto A, e invece andando a calcolare l'espressione con le onde stazionarie abbiamo C per il seno di ky epsilon per t, cioè portando tutto a primo membro, A meno C seno di ky epsilon per t deve essere uguale a 0. Prima condizione del nostro sistema omogeneo. Poi dobbiamo imporre la continuità, sempre per y uguale a t, di hz, l'altra componente tangenziale, che era derivabile da quelle relazioni che abbiamo visto in un'altra lezione che sostanzialmente si riconducevano alle equazioni delle linee di trasmissione. Siccome in questo caso la permeabilità magnetica sia dell'aria che del dielettrico sono assimilabili a quella del vuoto, perché non stiamo considerando
particolari materiali magnetici e così via. Quindi da quelle equazioni in realtà risulta che la continuità di Hz coincide con la continuità della derivata, in questo caso normale, la derivata di E con X rispetto ad Y. Quindi basta fare le derivate delle espressioni che abbiamo visto prima. E allora per l'esponenziale in aria abbiamo meno j ky0 per A per l'esponenziale stesso, che però se calcoliamo in t fa 1, e poi dall'altra parte la derivata del seno è il coseno, però davanti c'è un ky epsilon, quindi abbiamo c ky epsilon coseno di ky epsilon per t. Anche qui portiamo tutte le cose dalla stessa parte, quindi j ky0 per A più c ky epsilon coseno di ky epsilon per t uguale a 0. Allora abbiamo un sistema omogeneo, come dicevo prima, di due equazioni nelle due incognite che sono in realtà le costanti arbitrarie A e C, e quindi invece i coefficienti sono queste funzioni trigonometriche. Andando a calcolare il determinante abbiamo la diagonale principale che porge ky epsilon coseno di ky epsilon per t, e poi qui la diagonale secondaria col segno meno, quindi più j ky0 seno di ky epsilon per t. Questa è l'equazione che avevamo chiamato equazione caratteristica o equazione di dispersione, e che in realtà è un'equazione in cui la vera incognita qui dentro è il kz, perché noi potremmo sostituire al ky0 nell'aria, al ky nel dielettrico, le relazioni di separabilità, le prime due che abbiamo visto, quindi ky0 uguale alla radice di k0 quadro meno kz quadro, e ky uguale alla radice di k quadro di omega quadro ogni epsilon meno kz quadro. Dunque la vera incognita in realtà è il kz, che risolvendo l'equazione viene espresso in funzione della frequenza, per cui si parla anche di equazione di dispersione, perché per noi la parola dispersione indica sempre una dipendenza dalla frequenza, in termini delle dimensioni geometriche. In questo caso è presente soltanto l'altezza t dello slab, è l'unica dimensione che c'è, e in termini dei parametri fisici dei mezzi che compaiono anch'essi nelle relazioni di separabilità. Quindi la costante dielettrica, per esempio, del vuoto e la permeabilità del vuoto, e poi la costante dielettrica e la permeabilità dello strato dielettrico. Che succede adesso se noi imponiamo l'equazione caratteristica, cioè imponiamo l'annullamento del determinante? Allora in questo caso accade che le due equazioni non sono indipendenti, evidentemente dal punto di vista algebrico, e quindi l'una vale l'altra. Prendiamo, diciamo, la più semplice, cioè prendiamo A uguale C per il seno di ky epsilon per t, e quindi possiamo esprimere una delle due costanti arbitrarie in funzione dell'altra, per esempio C in funzione di A. E dunque C risulta pari ad A diviso il seno di ky epsilon per t. E dunque possiamo riscrivere a questo punto le espressioni dei campi come E con x con 0, questo è uguale ad A per E elevato a meno j ky0 y meno t, e E con x con epsilon uguale ad A su seno di ky epsilon per t per il seno di ky epsilon per y. Come si vede c'è la continuità per y uguale a t, si vede espressamente, esplicitamente da queste espressioni, perché qui per y uguale a t rimane soltanto A, e qui pure perché si semplificano i due seni. Passiamo all'altro caso, al caso TM. Nel caso TM possiamo procedere dualmente, abbiamo a che fare con le tre componenti Hx, che è in qualche modo la componente principale che fa da potenziale scalare, e con Y e Hz, quindi possiamo scrivere delle espressioni del tutto analoghe a quelle di E con X invece per Hx. Quindi per esempio possiamo scrivere che Hx con 0 è uguale nell'aria ad A per E elevato a meno j ky0 y meno t, e Hx con epsilon nel dielettrico uguale a B coseno di ky epsilon y più C seno di ky epsilon y. D'altra parte però ovviamente le condizioni al contorno coinvolgono anche l'altra componente tangenziale, che in questo caso è E con z,
e anzi quella componente appare da sola nell'espressione della condizione al contorno sul conduttore perfetto. Quindi è necessario ricavare con z. E con z si ricava sempre da quelle equazioni in qualche modo nella forma di equazioni delle linee di trasmissione, e la relazione era questa: è con z uguale a meno 1 su j omega epsilon c per la derivata di hx rispetto a y, e nel caso in cui non ci siano perdite, non ci siano perdite per conduzione, quindi la conducibilità sia nulla, si tratti virtualmente di un dielettrico perfetto, questo risulta meno 1 su j omega epsilon di hx in dy. Quindi imporre la continuità di E con z è equivalente, in assenza di perdite, a imporre la continuità in realtà soltanto di 1 su epsilon per la derivata di hx rispetto a y. Quindi non è più continua la derivata direttamente come prima, ma la derivata diviso epsilon, che naturalmente cambia da un mezzo all'altro. Questo ci fa pensare che ci possano essere poi nelle sagome del campo delle cuspidi, perché questo è quello che si verifica quando la funzione è continua, e deve essere continua perché imponiamo noi la continuità, però la derivata non risulta continua. Naturalmente comunque con z, e quindi dhx in dy deve essere nullo per y uguale a 0, e quindi andiamo a calcolarlo, diciamo, ovviamente dalla parte del dielettrico, e quindi calcoliamo la derivata rispetto a y di dhx con epsilon in dy, risulta pari la derivata del coseno e meno seno a meno b ky epsilon seno di ky epsilon per y più c derivata del seno e il coseno ky epsilon coseno di ky epsilon per y. Quindi per y uguale a 0 il seno va via, il coseno fa 1, e quindi questa quantità si deve annullare, per cui deve essere c uguale a 0. Perché naturalmente non può essere ky epsilon uguale a 0. E questa intanto è una prima condizione. Rimangono dunque in gioco le due costanti arbitrarie a e b. A questo punto dobbiamo imporre la continuità di hx quando y è uguale a t, e quindi di nuovo per y uguale a t qui rimane a, e da quest'altra parte c l'abbiamo tolto, rimane b coseno di ky epsilon t. Quindi a uguale a b coseno di ky epsilon t. Poi dobbiamo imporre invece la continuità di E con z, cioè la continuità di 1 su epsilon di hx in dy, sempre per y uguale a t, e allora abbiamo, facendo la derivata dalla parte dell'area, meno j ky0 per a, e l'esponenziale va a 1, diviso l'epsilon dell'area, quindi epsilon 0, e qui abbiamo invece meno b ky per il seno di ky per t, diviso l'epsilon del dielettrico, cioè epsilon 0 epsilon r. Quindi abbiamo in realtà ancora due equazioni, mettendole tutte da una parte, abbiamo a meno b coseno di ky epsilon per t uguale a 0, e da quest'altra parte, semplificando epsilon 0, abbiamo j ky 0 per a meno b ky epsilon diviso epsilon r seno di ky epsilon per t uguale a 0. Allora andiamo a calcolare anche qui il determinante. Ricordiamo che le incognite sono in realtà a e b, quindi abbiamo meno ky epsilon su epsilon r seno di ky epsilon per y, più j ky0 coseno di ky epsilon per t uguale a 0. Moltiplichiamo ambo i membri per la quantità meno j, ricordando che meno j per più j in realtà fa 1, quindi questa quantità porge 1 e la portiamo per prima, ky0 coseno di ky epsilon per t, e poi qui invece abbiamo, moltiplicando per meno j, più j ky epsilon su epsilon r seno di ky epsilon per t uguale a 0. Se imponiamo questa, allora è l'equazione caratteristica per il caso Tm, che naturalmente è in generale diversa nel caso generale da quella per il caso Te. Se appunto il determinante è nullo, le due equazioni al solito non sono indipendenti, quindi ne prendiamo la più semplice, la prima, quindi a uguale a b coseno di ky epsilon per y, e allora a questo punto scriviamo che hx con 0 uguale a b, stavolta esprimiamo tutto in termini di b, coseno di ky epsilon per t per e elevata a meno j ky0 y meno t, e hx con epsilon uguale a b
coseno di ky epsilon per y, e naturalmente è evidente qui la continuità per y uguale a t. L'esponenziale sparisce e risultano uguali i due coseni. Direi che per oggi possa bastare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.